Non puoi rinunciare alla tua tazzina di caffè fumante appena sveglio? La reputi necessaria per iniziare bene la giornata o è solamente una dolce coccola in una stressante giornata lavorativa? Amici del benessere, buongiorno e bentornati sul mio canale. Se hai già visto i miei video saprai sicuramente chi sono. Se invece sei nuovo su questo canale, mi presento. Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito, e oggi scopriremo insieme i benefici e non di una delle bevande più bevute al mondo. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Bere caffè è un'abitudine che a volte può sembrare impossibile abbandonare. Soprattutto per noi italiani fa parte della nostra tradizione come la pizza. È importante innanzitutto dire che quando mangi cibo sano e naturale, digerisci bene e sei naturalmente pieno di energia. Di conseguenza al mattino non hai bisogno di tonici né tantomeno hai bisogno di caffè dopo il pasto. Molte persone però reputano il caffè una bevanda davvero irrinunciabile. La maggior parte dei nutrizionisti consiglia di berne dosi moderate e di consumarlo preferibilmente amaro, o al limite sostituendo lo zucchero comune, quello bianco raffinato, con dei dolcificanti naturali, più salutari. Ho parlato degli effetti nocivi dello zucchero bianco raffinato riconosciuti dalla scienza nel video che ti lascio qui sopra in descrizione. Personalmente, quelle poche volte che bevo caffè, lo bevo totalmente amaro, non aggiungo nemmeno lo zucchero integrale di canna. Ora andiamo oltre, mettiamo il caso che, al contrario mio, tu sia un fan del caffè e non riesci ad eliminarlo. Ho una domanda per te. Ti sei mai chiesto se esiste un orario adatto per gustarti un buon caffè? È utile berlo appena svegli? Ovviamente è difficile dare una risposta esatta, anche se da diverse ricerche condotte da neuroscienziati sembrerebbe che l'ora migliore per bere caffè si aggirerebbe tra le 9 e le 11 e non tra le 7 e le 9 come avviene per la stragrande maggioranza delle persone prima di correre al lavoro e che spesso costituisce la colazione forse accompagnata da 2 biscotti. Pare infatti che i benefici della caffeina risulterebbero più forti ed efficaci 3 o 4 ore dopo il risveglio, piuttosto che appena balzati fuori dal letto. In questa fase della giornata i livelli di cortisolo, ovvero l'ormone che ci tiene svegli e carichi, sono infatti abbastanza alti e le proprietà della caffeina sono compromesse in quanto non possono svolgere la loro funzione di ricarica del nostro corpo. Il nostro ritmo circadiano, in sostanza il nostro orologio biologico, è infatti regolato da cellule nervose che controllano le nostre funzioni basilari, come l'alternanza di sonno e sveglia e anche il rilascio del cortisolo. Questo meccanismo neurale lavora in stretta comunicazione con le cellule fotosensibili della retina. Tra le 7 e le 9 del mattino, come dicevo in precedenza, quando siamo circondati dalla prima luce del giorno, il livello di cortisolo nel sangue raggiunge un picco. È il momento in cui dovremmo essere più svegli e assumere il caffè in quell'ora rischia di sortire un effetto positivo minore. A metà mattina invece la concentrazione di cortisolo inizia a scemare, per poi risalire intorno all'ora di pranzo. Ed è proprio tra le 9 e le 11 che il nostro corpo necessiterebbe di una carica per riattivare il cervello, in modo da farlo arrivare concentrato magari fino alla prossima pausa lavorativa o più in generale per dargli la giusta carica che lo aiuterà a mantenerti ben attivo e presente durante la giornata. Diciamo quindi che se assunto nei momenti giusti, il caffè può essere un valido elemento della nostra tabella quotidiana. Questo è quello che viene indicato da fior di nutrizionisti. Naturalmente la quantità di caffè non deve essere eccessiva, si calcola che 2 tazzine al giorno possano essere l'ideale. Come detto in precedenza, io non sono un consumatore assiduo di caffè e non sono nemmeno un fan di questa bevanda. La mia opinione è, se possibile, di eliminarlo dalla propria alimentazione. Questo quantomeno è quello che ho fatto io nella mia vita.
tende ad acidificare il nostro corpo ed esistono bevande migliori per la nostra salute. Nei video precedenti ho indicato appunto altre bevande alternative che potresti provare, giusto per variare un pochino. Ti lascio qui sopra il link sulle bevande antiossidanti per eccellenza, il tè verde e il carcadè. Sono sempre obiettivo quando parlo, soprattutto se affermo attraverso un video il mio pensiero riguardo una sostanza. Parlando dell'assunzione di caffè, non si può negare che vi siano anche dei benefici. Abbiamo visto insieme che, se preso in quantità contenute, è riconosciuto che il caffè possa anche fare bene al nostro cervello, in quanto è uno stimolante psicoattivo. Regola buon umore ed è stato studiato che il suo consumo quotidiano è associato ad un rischio fino al 60% più basso di demenza e malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer e Parkinson. Oltre a ciò, il caffè previene il diabete di tipo 2 se consumato senza zucchero ed è un ottimo antiossidante con buone quantità di vitamine del gruppo B, inoltre protegge il fegato e previene il rischio di cirrosi fino all'80%. Passiamo ora ad analizzare i possibili effetti collaterali. Sì, perché ne possiede come. Tra gli effetti collaterali più noti della caffeina, al primo posto c'è l'insonnia. Il primo è il più scontato. La caffeina infatti provoca effetti a livello del sistema nervoso centrale, quindi stimola la concentrazione, diminuisce il senso di affaticamento e aumenta l'attenzione, tenendoci per l'appunto con gli occhi spalancati e super attivi se bevuto poco prima di mettersi a letto. Il secondo punto riguarda il nostro sistema cardiovascolare. A dosi alte la caffeina può provocare convulsioni che possono avere anche esito fatale. Può portare ad un aumento della forza e della frequenza cardiaca, di conseguenza si possono verificare situazioni come tachicardia o aumento della pressione. Sai che il mio obiettivo è sempre quello di raccontarti esperienze di vita vissuta. Mia madre è sempre stata una assidua consumatrice di caffè, si è sempre abituata al consumo di questa bevanda, arrivando spesso a consumarne anche 10-12 al giorno. Qualche tempo fa ha avuto proprio un problema da non sottovalutare legato alla pressione alta, causata proprio dall'eccessivo consumo di caffè. Dopo consulto medico si è ritrovata suo malgrado costretta da quel momento in avanti a consumarlo molto raramente nelle sue giornate. Dopo questo breve racconto torniamo agli effetti negativi ripartendo dal punto numero 3, l'effetto sulla digestione. Il caffè dopo i pasti è un classico, un'abitudine fortemente radicata in noi italiani, convinti che ci aiuti nella digestione. In realtà, in primo luogo, la presenza dei tannini, i residui del processo della torrefazione, ostacolano fortemente la nostra digestione, inibendo il lavoro degli enzimi digestivi. Oltre ad impedire la corretta assimilazione delle proteine e degli oligoelementi, il tannino fermenta e crea irritazione ed infiammazione intestinale. Ecco perché per molti il caffè si trasforma in un vero e proprio lassativo. In secondo luogo, l'aumento della produzione di acidi gastrici nello stomaco ad opera della caffeina non può che peggiorare la situazione. Un terreno eccessivamente acido e l'effetto molto riscaldante del caffè sono l'origine di bruciore di stomaco, gastrite, reflusso gastroesofageo. Brevemente accenniamo i punti numero 4 e 5, che sono l'assuefazione e l'aumento di rischio di prediabete. Il punto numero 6, l'ultimo di oggi ma importantissimo da tenere a mente, è l'assorbimento del ferro. Il caffè non solo è poverissimo di nutrienti, ma è anche un ladro di minerali. Riduce l'assorbimento del ferro e del calcio quando lo si degusta dopo i pasti, arrivando addirittura ad una percentuale del 60%. A proposito di ferro, ci tengo a chiudere con un altro racconto di vita vissuta. Mia suocera soffre di anemia da quando era piccola e questo le causava alcuni disturbi spiacevoli. Per anni è arrivata al punto di dover fare flebo di ferro per andare avanti. Essendo anche lei, come mia madre, una grande consumatrice di caffeina, dopo aver affrontato insieme l'argomento e dopo aver avuto la fortuna di recarsi da un ottimo specialista, le è stato riscontrato che l'assunzione scorretta del caffè era una delle principali cause e le è stato consigliato di ridurne l'utilizzo. Ora si concede un solo caffettino ristretto ogni tanto lontano dai pasti.
Se sei interessato a conoscere quali alimenti possano potenziare o inibire l'assimilazione di alcune sostanze, come il ferro, potrai pubblicare un video dedicato. Scrivimi nei commenti se può essere interessante per te. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Anche per oggi ho concluso, non prima di ricordarti che puoi sostenermi senza alcun costo. In che modo? Beh, se ti è piaciuto questo video, lascia un bel like qui sotto, condividendo con le persone che sai che potrebbero apprezzare. Se gli argomenti che tratto sono di tuo interesse, iscriviti al canale ricordandoti anche di cliccare sulla campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e averti fatto venire voglia di approfondire queste tematiche. Ci vediamo al prossimo video!